Buongiorno e benvenuti al bivacco di Shaiba. Visto che i piloti sono impegnati nella seconda tappa marathon, tappa 11 e 12, quindi questa sera non ritorneranno al bivacco, abbiamo deciso oggi di fare un video un po' diverso. Domani vi racconteremo le due tappe insieme, mentre oggi andremo a farvi vedere il dietro le quinte di Rally POV, quello che i nostri ragazzi fanno ogni giorno per montare, per confezionare i video che tanto amate. Ma quindi, come si muove tutto il team di Rally POV di bivacco in bivacco? La risposta la troviamo qui, in questa Hyundai Sonata, motore benzina da 6 km al litro, però come potete immaginare la benzina qua costa talmente poco che tutte le vetture sono alimentate a benzina. È anche numerata perché abbiamo anche un numero che ci identifica e adesso vi regalo una chicca. Ogni macchina presente qui alla Dakar, che sia media, assistenza, competizione, classic, hanno una tabella con un numero sopra. Il fondale del numero vi distingue di quale categoria siete. Come ben potrete immaginare, trovandoci alla gara di off-road più importante al mondo, ogni veicolo che viene accreditato deve essere 4x4. Probabilmente quello del noleggio ci ha truffati, in quanto la Sonata sappiamo benissimo che è solo trazione anteriore. Chiaramente questa non è una targhetta che abbiamo portato da casa, ma possiamo dire che questo cavallo d'acciaio se la cava alla grande anche sulla sabbia. Da bivacco a bivacco anche noi ci spostiamo seguendo le note di un roadbook. È un roadbook diverso da quello dei piloti, non è cartaceo ma è elettronico, e utilizziamo questo strumento chiamato Trippy che automaticamente carica le note per arrivare e giungere al nuovo bivacco. Ci vengono forniti anche dei roadbook così digitali, quindi le note le sappiamo già preventivamente, soprattutto perché, questa è una curiosità, possiamo pianificare i rifornimenti dei benzinai. Come potete vedere qua abbiamo, e sarà il prossimo spostamento che effettueremo, avremo il primo benzinaio a ben 320 km dalla partenza, quindi noi dobbiamo assicurarci di fare il pieno prima di partire e poi abbiamo la sicurezza quindi di poter arrivare al benzinaio senza problemi. Questo strumento ha una doppia funzionalità in realtà: oltre a farci arrivare nel nuovo bivacco e quindi farci vedere le note per navigare correttamente sulla strada, allo stesso tempo traccia la nostra posizione in modo tale che l'organizzazione possa sapere in tempo reale dove noi ci troviamo e se eventualmente sbagliamo strada, in modo tale da contattarci e dirci che, di fare attenzione che non siamo appunto sulla strada corretta. L'organizzazione della Dakar ci ha imposto di appiccicare sul cruscotto della macchina questi adesivi che raffigurano semplicemente la traduzione dai numeri arabi ai numeri normali. Chiaramente ci sono tante situazioni in cui ci sono dei cartelli che non abbiamo mai visto, ma in pochissimi giorni abbiamo imparato i numeri arabi, semplicemente confrontando le targhe. Possiamo vedere il numero normale e quello arabo, una cosa davvero strana ma davvero bella da imparare. Questa tenda è un po' il nostro quartier generale. Oltre ad avere i sacco a peli per la notte con i materassini e gli immancabili tappi per le orecchie, all'interno teniamo anche gli zaini con l'attrezzatura, perché così in questo modo la mattina quando ci alziamo abbiamo già tutto pronto, possiamo prelevare l'attrezzatura che ci serve ed andare a fare le riprese nell'immediato. Delle riprese ci occupiamo io e Daniel
E per i più curiosi, la nostra attrezzatura è composta da 2 Sony Alpha 7 IV e vari obiettivi, tra cui 2 70-200, un paio di grandangoli da 24 mm, un 35 mm e un'ottica macro da 90 mm che utilizziamo solitamente per fare dei dettagli molto ravvicinati. Ovviamente non teniamo in considerazione poi di tutti quegli altri elementi che orbitano intorno all'attrezzatura principale, come il microfono che stiamo utilizzando adesso al di sopra della camera che mi sta riprendendo, una serie di altri microfoni e filtri ND che vengono applicati davanti all'obiettivo in modo tale che noi riusciamo ad avere sempre un'esposizione ottimale anche in condizioni così soleggiate, perché di luce, credetemi, ce n'è davvero tanta. All'interno di questa valigia teniamo un'attrezzatura molto importante per Rally POV, perché teniamo le GoPro. Vi faccio vedere all'interno come siamo organizzati. In questo trolley, in questa valigia, potete vedere abbiamo tutti i cavi ordinati qua sopra, quindi possiamo prelevarli in maniera rapida sapendo dove sono, e poi abbiamo tutti i vari scompartimenti con all'interno le varie attrezzature, come per esempio delle batterie, piuttosto che le nuove lenti che magari devono essere sostituite quando si danneggiano, piuttosto che le schede SD o altre parti di ricambio. Però la cosa importante è che sia tutto ben organizzato, pronto per essere prelevato al bisogno e soprattutto al sicuro. Direzione sala media, dove tutti questi video vengono prelevati dal nostro Daniel. Ci troviamo nella sala media della Dakar. Questo è il nostro ufficio. Noi qui preleviamo tutti i file dalle varie fonti, quindi sostanzialmente dalle 2 camere che noi abbiamo, le schede SD, dalla GoPro che montiamo sopra la moto, in questo caso di Jader o di Tiziano, fino alla tappa numero 1, e poi anche i video che arrivano dal telefono di Jader, che filma appunto durante la gara. Una volta che il video viene montato da Daniel, lui lo passa a me e io provvedo a caricarlo sui canali YouTube, Facebook, e facendo quindi la varia comunicazione anche poi sugli altri canali ufficiali di Rally POV. Il problema grosso che riscontriamo solitamente quando ci troviamo in bivacchi come quello attuale di Shaiba è quello della connessione, ovvero una connessione pressoché inesistente. Molto spesso infatti dobbiamo salire in macchina sulla Sonata e raggiungere un ripetitore pressoché vicino. L'ultimo che abbiamo raggiunto è stato ieri sera a 90 km dal bivacco, e quindi avere una connessione decente per riuscire piano piano a caricare i video che ogni sera vi potete gustare. Ok, ci siamo quasi. Speriamo che vi sia piaciuto questo video e che vi abbia incuriosito sapere tutto quello che sta nel dietro le quinte di Rally POV, e vi racconteremo domani la tappa 11 di oggi e la tappa 12 di domani nel video che uscirà. Ecco, so ragazzi che voi vorreste sempre di più, vorreste avere video più lunghi di 5 minuti, vorreste avere on-board superiori a 2 minuti, ma in realtà siamo qui e siamo soggetti a un regolamento media molto restrittivo, posso dire anche giustamente, per mantenere alto il livello dei contenuti di questa manifestazione. E provate a pensare che se noi siamo qui oggi è soprattutto grazie all'aiuto di sponsor e grazie al vostro aiuto, di chi ha supportato la campagna Kickstarter, e per andare a creare quei 5 minuti, quei contenuti giornalieri che tanto amate, non andiamo a pagare qualche centinaio di euro, ma qualche decina di migliaia di euro. Quindi provate a pensare che non c'è una casa di produzione, non c'è un canale televisivo, ma ci sono dei ragazzi appassionati con dei volti e con poche ore di sonno che ogni giorno provano a fare il loro meglio. E speriamo di essere qui anche l'anno prossimo, magari con più aiuti, con nuove collaborazioni, per portare il nostro lavoro a un livello sempre superiore. Grazie e ci vediamo domani. Ciao!